Bentornati amici del Fai da te. In questo tutorial vediamo come è facile installare VLED Sound Reactive per comandare strisce LED Wi-Fi che oltre ai soliti effetti ha giochi di luce sensibili al suono. Questa è l'app gratuita VLED con cui cambiare decine e decine di effetti e questi con la nota musicale sono quelli sensibili al suono. Per iniziare apriamo una pagina di Google Chrome o Microsoft Edge, che sono gli unici due browser supportati al momento. Quindi scriviamo VLED e andiamo sul primo collegamento, Welcome to VLED. E questo è il sito ufficiale VLED. Tab Basics, andiamo su Installation, Install VLED Binary e utilizziamo il primo modo per installare firmware, Installer Site. Qui vediamo le versioni disponibili, 0.14 che è l'ultimissima, ma abbiamo la possibilità anche di installare le vecchie versioni. Noi ovviamente installeremo l'ultima. Installeremo la versione Audio Reactive, che è quella sensibile al suono, e per prima cosa andremo a collegare il nostro ESP32 alla porta USB. Eccola qui, LED si è acceso. Adesso andiamo a vedere se è stata riconosciuta in gestione dispositivi, porte COM, e come vedete è stata riconosciuta come COM7 driver CP2102. Ok, ritorniamo sul programma. Se non dovesse essere riconosciuta dovremo andare a installare questi driver CP2102 per i chip quadrati e CH34X per i chip rettangolari. Nel mio caso è un chip quadrato, quindi CP2102. L'ho già installati. Possiamo procedere con l'installazione della versione 0.14 Audio Reactive. Facciamo install, diciamo COM7 e facciamo connetti. Io avevo già installato una vecchia versione, la 0.13, quindi mi dice di fare update. A voi uscirà install e fate install. Ci metterà qualche minuto. Intanto velocizzo il video. Perfetto, installazione completa. Next. Andiamo a configurare la nostra Wi-Fi. La mia rete si chiama JackSum, inserisco la password e faccio connect. Perfetto. In alcuni ESP32 potrebbe verificarsi questo errore durante l'installazione. Per risolverlo basterà premere sull'ESP32 il pulsante boot e poi premere install sul programma, tenerlo premuto per una decina di secondi e proseguire con l'installazione. Ma torniamo a noi. Ovviamente il computer dovrà essere connesso alla stessa rete Wi-Fi. Faccio visit device. Ed eccoci qua. L'installazione è andata a buon fine. Adesso andiamo su config e andiamo su Wi-Fi setup per configurare la nostra rete Wi-Fi. Qui lasciamo i parametri di configurazione della Wi-Fi. Possiamo tralasciare la configurazione dell'IP, ma se volessimo un IP statico potremmo configurarlo da questo menu.
ci interessa soprattutto andare a configurare MDNS, perché con questo parametro, indipendentemente dall'IP assunto dal nostro dispositivo ESP32, digitando semplicemente sul browser wled.local, noi avremo accesso alla pagina dell'applicazione. Lasciamo quindi semplicemente wled.local e vediamo anche la configurazione come access point. Questo è molto interessante, in quanto se non abbiamo disponibilità di wifi, se spostiamo ad esempio la striscia LED o il nostro dispositivo in una zona dove non arriva la wifi, possiamo configurare questo parametro e avremo accesso all'applicazione anche senza avere la wifi. Quindi configuriamo una password e lasciamo tutto il resto, save e connect. Quindi adesso dal browser scriviamo wled.local e saremo sulla pagina senza stare a ricordarci l'IP assunto dall'ESP32. Ritorniamo su config. Adesso andiamo sul menu LED Preference e andiamo a configurare la nostra striscia LED. La mia striscia è una VS2812, lasciamo pure l'ordine dei colori GRB e inseriamo la lunghezza della nostra striscia. Nel mio caso ho configurato 58 LED sul pin di uscita 2. Come vedete, il software in automatico ci consiglia quale tipo di alimentatore a seconda della nostra striscia, quindi 5 volt 3,5 A. Se non abbiamo un alimentatore di questa potenza, possiamo in questo tab andare a modificare la potenza assorbita in modo da non danneggiarlo. Quindi se abbiamo ad esempio un alimentatore da 2 A, possiamo stare leggermente sotto con 1800 mA. Lasciamo pure tutto com'è e facciamo salva. Adesso dovremo andare nel menu User Modes per andare a configurare la parte del suono. Da tantissime prove che ho fatto, l'unico microfono che mi ha funzionato perfettamente è il microfono INMP 441, che è un microfono I2S. Tra l'altro lo trovate su Amazon ad un prezzo bassissimo e vi lascerò anche il link in descrizione. Quindi tornando a noi, abilitiamo l'audio reactive, lasciamo generic I2S e lasciamo pure i pin di default SD32, VS15, SCK14. Adesso andremo a vedere anche come ho realizzato lo schema elettrico. Qui eventualmente possiamo andare a modificare il guadagno del microfono nel caso avessimo bisogno di una sensibilità maggiore. Noi lasciamo tutto per default e facciamo salva. Ok, siamo pronti. Adesso andiamo a vedere lo schema elettrico da realizzare e poi facciamo qualche prova. Questo è lo schema elettrico in caso volessimo installare VLED semplice senza la parte audio. E invece questo è lo schema elettrico completo con il nostro microfono digitale INMP 441. Niente di complicato, dobbiamo solo stare attenti ad alimentare il microfono con la 3,3 volt e seguire lo schema come illustrato. Passiamo all'applicazione della striscia in una stella di legno, l'ho realizzata nel video precedente e vi lascerò il link in descrizione. Taglio i LED e sono precisamente 58 come abbiamo configurato nel software. E adesso incolliamo la striscia con il silicone.
Come vedete ho complicato un pochettino le cose perché ho reso il progetto ricaricabile con delle batterie 18650 e questo è lo schema che ho realizzato per l'alimentazione a batterie. Ed ecco finalmente il risultato finale. Vi ricordate la funzionalità Access Point? Ho attivato il mio wifi sul telefono, clicco VLED AP, premo sul collegamento ed ecco l'interfaccia di VLED Sound Reactive sul nostro telefono. Da qui possiamo cambiare qualsiasi colore. Andiamo su effetti. Questa nuova versione di VLED ha introdotto la funzionalità dei filtri in modo da poter filtrare solo gli effetti sensibili al suono. Proviamo qualche effetto. Prova microfono. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se sì, fatemelo sapere con un bel like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!